Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qualche mese fa abbiamo acquistato un Mercedes Vitto, inizialmente con l'idea di utilizzarlo principalmente come vettura quotidiana e all'occorrenza per trascorrere qualche notte al suo interno durante le uscite per fare surf. Quest'estate lo abbiamo camperizzato in maniera rapida e semplice, per adattarlo temporaneamente alle nostre esigenze. Ora però, con più tempo a disposizione e un budget maggiore, abbiamo deciso di realizzare una camperizzazione più funzionale e professionale, per renderlo ancora più adatto alle nostre avventure. Beh, dopo la nave siamo tornati a casa dalla famiglia, ormai è già passata una settimana da quando siamo arrivati e ne stiamo approfittando per fare dei lavori al camion. Stiamo installando il cinebasto nella camera da letto perché noi abbiamo un cinebasto nella zona giorno e abbiamo pensato che fosse sufficiente per riscaldare anche la camera, però ci siamo resi conto effettivamente con l'utilizzo che l'aria calda dalla cellula non riesce a passare in camera. Quindi abbiamo preferito installarne uno nuovo nella zona notte. Anche qui in Sardegna, dove viviamo noi, c'è freddo. Stamattina c'erano 3 gradi, quindi diciamo che è importante anche avercelo qua in Sardegna il cinebasto. Allora, adesso vi spiegherò in breve quali sono i progetti a breve termine che abbiamo. Quindi ci sono dei lavori da fare al camion, diversi lavori, perché comunque utilizzandolo sempre ci sono delle cose che vanno bene e delle cose che non vanno bene. Quindi faremo qualche lavoretto al camion, dopodiché l'intenzione, come vi abbiamo già detto quest'estate, sarà quella di camperizzare Titi. Sarà una camperizzazione molto veloce, non faremo particolari impianti, però penso che sarà una camperizzazione molto interessante se per caso qualcuno in futuro voglia farsi un weekend per esempio fuori e ha a disposizione un furgoncino. Questo tipo di camperizzazione che andremo a fare potrebbe essere l'opzione ideale, sia perché il costo è relativamente basso rispetto a una camperizzazione di un altro furgone o camion e soprattutto è veloce. Allora, molti di voi ci hanno chiesto quali saranno i prossimi progetti di viaggio. Purtroppo avevamo già preparato tutto per andare verso l'Arabia Saudita e l'Oman, ma sono saltati tutti i piani perché ovviamente, vista la situazione attuale, è troppo rischioso andare. Cioè, si potrebbe andare, ma rischieremmo di rimanere bloccati e quindi abbiamo deciso di non andare. Avevamo già preparato tutto, iniziato a fare i documenti da agosto e poi fine settembre abbiamo capito che non era fattibile. Dovevano venire anche altri amici che ci saremmo dovuti ritrovare lì, però anche loro hanno cambiato idea, sono partiti in Africa perché era più sicuro e quindi questo viaggio è stato rimandato. Ci ha un po' spiazzato questa situazione. Eravamo partiti con quell'idea di viaggio e quindi al momento non ci sentiamo ispirati a partire da qualche parte, almeno per il momento. Sì, poi magari nel corso di questi lavori ci verrà l'ispirazione per andare da qualche parte, anche perché la maggior parte dei posti raggiungibili col camper non troppo lontani ovviamente. Il posto più facile in cui si potrebbe andare potrebbe essere dall'altra parte, però i costi sono esagerati, quindi di imbarco per il camion per partire, che sia in Sud America che sia in Nord America, comunque sì, non è un viaggio da prendere alla leggera. Non è un viaggio che fai così, devi partire almeno 4 anni minimo, almeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il nostro modo di pensare, di viaggiare. Quindi non abbiamo la possibilità economica in questo momento di andare dall'altra parte, e qua vicino posti che non abbiamo già visto e che siano interessanti per i nostri gusti, attualmente ce ne sono pochi, e quindi vediamo. Ci sono dei posti che potrebbero essere interessanti, ma d'inverno sono poco raggiungibili per via delle temperature estreme, e quindi vedremo cosa succederà. Per ora innanzitutto iniziamo a preparare Zinzi anche per le temperature fredde, però soprattutto dal punto di vista meccanico e di manutenzione generale, che va comunque finito un po' l'allestimento e va sistemato un po' dal punto di vista meccanico il camion.
il camion e poi, come ho detto prima, anche Titti, che dovremmo Vabbè, quello è un fare progetto a parte. Quello è un un progetto progetto a parte. Quindi prima faremo tutte queste cose e poi si vedrà il da farsi successivamente. Allora, per quanto riguarda la camperizzazione di Titti, abbiamo deciso di sviluppare un impianto, come vi ho detto prima, molto semplice. Utilizzeremo delle power station per quanto riguarda l'impianto elettrico, mentre l'impianto idraulico sarà molto basico. Faremo un doccino esterno, poi ci sarà una pompa semplice dell'acqua che sarà anch'essa gestita dalle stazioni elettriche. Stavamo pensando, per la realizzazione di questo progetto, di utilizzare due power station, una un po' più grande che verrà utilizzata per i servizi con maggiore consumo elettrico e una un po' più piccola che ci aiuterà per ricaricare telefoni, per ricaricare computer, drone e quant'altro. Una piccola power station che si potrà spostare all'occorrenza. Abbiamo deciso di prendere una EcoFlow piccolina, il nuovo modello si chiama River 3 e noi avevamo già testato questo prodotto, la River 2, e diciamo che la EcoFlow ha riproposto lo stesso prodotto però in dimensioni molto più ridotte e questo è perfetto, soprattutto per il fatto che abbiamo l'intenzione di camperizzare un piccolo furgoncino e ci serviva qualcosa di davvero piccolo, maneggevole, e possiamo dire neanche che è una power station, è un grande power bank. Io li ho qui entrambe perché li utilizzo, vabbè, la River 2 la utilizzo già da un sacco di tempo, addirittura l'abbiamo posizionata nella camera da letto per le lucine, una ricarica ci fa un mese per esempio, e quindi volevo farvele vedere proprio per farvi capire le dimensioni, come si sono ridotte rispetto al modello precedente. Per chi non la conoscesse, la EcoFlow è un'azienda dedicata a migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni di energia pulita. La serie EcoFlow River rappresenta la scelta perfetta per chi è nuovo nel mondo delle power station portatili. La River 3 ha esattamente le stesse entrate della River 2, però è molto più piccola. River 3 è progettato per affrontare varie situazioni di emergenza, senza richiedere un uso particolarmente cauto, infatti è sia impermeabile che ignifugo. Un altro punto a suo favore è che si ricarica davvero velocemente, da 0 a 100 in un'ora soltanto, e può essere gestita grazie all'applicazione. Se ci fosse qualcuno interessato al prodotto, EcoFlow farà promozioni per il Black Friday dal 19 novembre al 2 dicembre, con sconti fino al 50%. Vi lasciamo tutti i link nella descrizione del video. Buondì! Buongiorno nelle nuvole. Buongiorno nelle nuvole. Stiamo scendendo a Cagliari con il furgoncino per Spendere un po' di soldi per la camperizzazione. Bene. preso il materiale. Abbiamo provato una cosa nuova che era in vendita, vediamo, per fare tutte le pareti e il soffitto. Proviamo questa cosa nuova, sembra una buona soluzione. Abbiamo appena finito di lavare i Titti da un rotolavaggio e sta piovendo. Strada provinciale 8. Oggi si iniziano i lavori su Titti. Allora, la prima fase è stata andare a Cagliari e acquistare tutto il materiale che ci serve. Abbiamo anche Sebastiano. Acquistare tutto il materiale che ci servirà per fare lo scheletro del furgoncino e poi andare a coprire le pareti. Oggi abbiamo svuotato il furgoncino, Sebastiano sta già smontando i sedili perché abbiamo notato che c'è un po' di ruggine nella parte bassa. Sicuramente i proprietari precedenti si sono dimenticati il finestrino aperto e quindi ha fatto sì che la parte sottostante si riempisse d'acqua e abbiamo notato che c'è un po' di ruggine, quindi la prima cosa che faremo è andare a risanare tutta la parte, il pianale del furgoncino. Per ora lo faremo internamente e poi più avanti faremo i fondi. Piccola la batteria.
sedili li abbiamo smontati, quello lì non lo smonteremo perché dentro ha tutti i cavi, tutti i relè, quindi abbiamo preferito lasciarlo. Poi abbiamo notato che comunque guardando dentro è sanissimo, però tutta questa parte andremo a rimuoverla per vedere cosa c'è sotto, sperando di non avere delle grandi sorprese. Cosa sembra smontarlo? Che cosa? Ah, difficile. È molto semplice. Sono 4 viti. Sono 4 viti. Quindi abbiamo rimosso questa parte e c'è un'altra vite qui e poi dovrebbe smontarsi tranquillamente. Allora adesso stiamo provando a smontare questo sedile per vedere se riusciamo. Solo la parte di sopra, la base no. Per vedere se è più facile togliere il tappetino, che comunque questa parte è sanissima, c'è soltanto questa piccola parte qua sotto che, come vi dicevo, sicuramente gli è entrata acqua, è entrata acqua dal finestrino per forza, perché non è nessuna infiltrazione, quindi l'unica spiegazione è il finestrino, che hanno lasciato il finestrino aperto ed è entrata acqua. Anche perché quando l'abbiamo acquistata Titti, il primo periodo noi stavamo in Svizzera, abbiamo deciso di lasciare la Varese da un mio parente e in quel periodo ci sono state delle forti piogge in quella zona e non gli è entrata acqua, quindi da lì ci siamo resi conto che comunque non ci sono problemi di infiltrazioni e sicuramente il problema è quello, il fatto che i vecchi proprietari si siano dimenticati il finestrino aperto. Quindi andremo a risanare tutta questa parte, faremo asciugare bene tutto e poi si procederà con i lavori. Sedile tolto. Io vado di là, ci sono i cavi. Tiralo, questo bisogna lasciarlo aperto, che se quando affondo Iniziamo qui. non è però è sporco e basta. Tira bene. Il primo passo è stato scartavetrare le basi dei sedili perché anch'esse erano un po' arrugginite superficialmente per via dell'umidità presente sul fondo. Abbiamo anche un aiutante qui. Ciao, come stai, Cicciona? Ciao. Ok, ho rimosso lo strato di ruggine più esterno, adesso andrò a pulire tutto e a riverniciare. Per dare il fondo abbiamo preso questa tinta qui. Ormai questa tinta la utilizziamo da un po' di anni e ci stiamo trovando molto bene e quindi abbiamo deciso di prenderla anche per fare questi piccoli dettagli del furgoncino. Gli ho dato la prima mano, adesso aspetto che asciughi e inizio a pulirmi dentro il furgoncino, così poi andrò a scartavetrare e a dargli una mano di vernice anche lì. Allora, ho scartavetrato ovunque, ho passato l'aspirapolvere, adesso do una passata di sapone per sgrassare tutto, dopodiché sarà pronto per essere verniciato. Ce n'è spazio. Questo furgoncino, appena finito di risanare questa parte davanti,
iniziamo a fare il fondo, pavimento, pareti, isolamento, pareti e poi i mobili. Rispetto al camion faremo molto in fretta perché comunque non c'è da fare il bagno, l'impiantistica sarà diversa, quindi molto più veloce. Ho lavato tutto per bene, è venuto un lavoro abbastanza pulito. L'unica cosa che resta da fare adesso è aspetto che asciughi, perché ho dato un'altra passata di straccio, dopodiché andrò a dargli tutta la vernice. L'unica parte dove effettivamente è uscita un po' di ruggine è questa qui, però la cosa positiva è che è molto superficiale. Mi sono impegnata tantissimo affinché ogni angolo di Titti sia pulito e splendente. Ho smontato questo pezzo di plastica, era abbastanza sporco qua dentro, adesso sto pulendo tutto qua dentro in modo che resti tutto perfettamente pulito. Prima giornata di camperizzazione di Titti è andata. Sono contenta perché comunque è messo molto bene e io avevo paura di avere delle brutte sorprese. Togliendo la parte di qua di plastica invece è messo benissimo, quindi sono molto contenta. Per quanto riguarda l'isolamento abbiamo acquistato dell'Armaflex di 2,5 cm, quindi andremo a fare uno strato di Armaflex da 2,5 cm. Oltre all'Armaflex abbiamo acquistato ieri dei pannelli da Tecnomat che sembrano molto interessanti perché saranno utili sia per quanto riguarda l'isolamento ma anche come rifinitura delle pareti, perché inizialmente la nostra idea era quella di mettere del perlinato, però ci siamo resi conto una volta essendo lì che erano molto pesanti, quindi per non appesantire ulteriormente il furgoncino abbiamo trovato questi pannelli che vi mostreremo più avanti quando sarà a momento debito. Quindi dovrete seguirci per scoprire che tipo di pannelli andremo a utilizzare nel furgoncino e poi ovviamente vi invito a iscrivervi al canale perché per voi è gratuito, invece per noi è molto importante perché ci aiuta a crescere.